and he's a video game player. Yeah. See, this is a tenor. I He plays was more video than I games. am now. Game people are especially, sensitive Sure. to this type of art. I think all of us creatives, we share a there's something. Some sensitivity, like you said, to the art, to the stage, to There is. magic, you know? It's that magic for me. Yeah. It's the magic of living a different life and elevating your emotions with music. Right. It's absolutely incredible. Io ho iniziato a suonare quando avevo 4 anni e mezzo e l'unica cosa che mi ricordo è che mio padre mi ha guardato e mi ha chiesto: ti piacerebbe suonare il pianoforte? E ho detto sì. E dopo di quello stavo suonando il pianoforte. Io sono cresciuto in un periodo in cui la musica colta stava andando attraverso un periodo terribile. È una lunga discussione, ma diciamo che mi sentivo completamente anacronistico. Abbastanza presto mi sono reso conto che ero più attratto dall'idea di scrivere, di comporre, che non di essere un interprete. Fino da quando ero piccolo la musica rappresentava questo, dove le parole finiscono la musica comincia. Ero piccolissimo, usavo i dischi di mio padre, che aveva tutti questi dischi di opera. Non avevo idea di cosa cavolo stessero parlando, di che cosa fossero le storie, ma le mettevo su e capivo abbastanza parole da crearmi le storie nella mia mente. Lo stesso tipo di fantasia, lo stesso tipo di stimolo che avevo quando ho cominciato a giocare con i videogiochi. Giocavo d'Elite, erano 5 linee, ma per me era veramente la mia nave spaziale, stavo andando da una galassia all'altra. Ci sono alcune persone che hanno una certa predisposizione e che vogliono avere queste esperienze che vanno al di là delle parole, al di là delle descrizioni e diventano puramente emozioni. Per me l'opera è l'esempio più sublime di questo. È chiaro, c'è la narrazione, c'è il teatro, c'è lo spettacolo, c'è tutto quanto, ma c'è il momento in cui questa storia, questi personaggi, le loro vicende, le loro tragedie, i loro trionfi, non li puoi più descrivere, le parole non sono abbastanza, non c'è parola che possa descrivere. È la stessa ragione per cui abbiamo la musica nei film, per cui abbiamo musica nei videogiochi, perché la musica completa questo, ti parla a un livello che va completamente al di là del tuo aspetto razionale. Mi sfottono tutti perché io, perfino alle prove, ero talmente emozionato che non riuscivo più a trattenere le lacrime. Sono completamente ridicolo. E il fatto che per molte persone sembra straniera come cosa, sembra una cosa del passato che non capisci veramente. Ma quello che ha da offrire, secondo me, è estremamente contemporaneo ed è estremamente emozionante, specialmente per gli italiani che hanno il vantaggio di avere accessibilità alla maggior parte delle parole, dei testi, che sono fantastici. Per cui io ho deciso già da un po' che cercherò per il resto dei miei giorni, quanti siano, di far avvicinare a più videogiocatori possibili. Se riesco a fare questo è quello che spero di poter fare con il resto dei miei giorni.
It's true. We are now preparing for departure. Still 8 or 9. That I found, cheesy. All of a sudden, What is this? you have to try it. It's a cheesy drink. Have like right before the dinner. Aperitivo. Cheers, Austin. I like it. It's delicious. What is the name of that? It's a herb, right? It's like a foot. Lavorare con amici come Troy e Austin per me non è affatto difficile, anzi è la cosa più semplice che esiste. You go your whole career looking for people that you just click with, that you just get it with. So for me, the who I'm collaborating with, by far more important than what are we doing, am I being paid well, all that kind of stuff. It's impossible to separate my friendship from my relationships, my business relationships, because most often they're the same. Then again, how did the three of you actually meet? This kind of thing happened because of Journey, because to celebrate 10 years of that score, you worked it out, Austin, to go to London and record with the symphony he's always wanted to work with, the London Symphony Orchestra. Andrea was there and I was there, and you took me to my first opera. Yeah. And so it was the three of us kind of like forming this little vanguard of nerdery. And I said, I need to see more opera. And Andrea said, say no more, my friend. And so it begins. Tutti quelli che mi conoscevano da ragazzino pensavano che sarei diventato un musicista e infatti negli anni 90 scrivevo tutte queste composizioni che non gliene fregava niente a nessuno, ma lo facevo lo stesso, lo facevo per me. E quando poi ho avuto la possibilità di avere più un impatto sulla creazione di videogiochi, mi sono inserito di forza di dove si faceva musica, e per me tra tutte le forme d'arte è quella con cui io ho sempre connesso in una maniera più immediata e più attiva. I always thought there are only two things that really should be explored: science and art, and where art is the science of humanity, what makes you human, and not what is observable in the universe. It's what is inside, and you just can't get to it in any other way. It's not explicable. It's not something you can reason about. When we were recording this Journey 10th anniversary sort of deluxe edition, you could think of it, the Traveller Symphony with the London Symphony in London, I started conducting the orchestra, and as I was told, Andrea just immediately burst into tears, but he couldn't find tissues anywhere. So he found like Clorox bleach wipes, which you're used to, clean floors with, and he had it all over his face, and his eyes were burning, and blood shot and red, and it's one of my favorite stories of kind of making music together in a way, because it sort of perfectly captures his raw emotional reaction. This is exactly what we've been talking about. Everything from this to opera being this deep connection that allows us to remain and beautifully entangled with the child. That no matter how old we get, no matter how far we travel, there are simple things that can bring us back to this pure moment. And whether that be opera or a really shitty tasting drink, by the way. To me, the connection between opera and video games is, opera is really operating, if I may, it's like playing three-dimensional chess. And so many of the people that I know, or the way that I experience games, is there's multiple things that are working all at the same time, working in synchronicity with each other. And similarly, games had music, iconic music that's still with us seemingly from day one.
it's interesting because when I joined the industry, it was already held up as a supremely important part of the experience. But somehow, I don't know really what to chalk this up to, but even in that span, in the last 15 to 20 years that I've been working in the field, it feels like music has become even more of a focus. It gets a lot of attention. So it's not just live theater. It's not just musicians in an orchestra pit for a musical that are waiting to hit their cues. There is this push and pull from the downbeat of one that is happening the entire time. And so for me, there is something that very much appeals to the gamer, where in some ways, I as a gamer, I'm always looking for, how do I break it? What can I do that makes this operate in a way that it was never designed to be? What is the emergent gameplay aspect of this experience? And that to me is opera. Opera is hitting me on a visual level, it's hitting me on a narrative level, it's hitting me on a musical level, it's hitting me on a design level. It's all of these things happening at once. And that to me is pretty unparalleled with pretty much any other medium. House curtain. Go. Electrics. 1. Go. So basically, you have been working in the video game industry for many, many years and you saw the industry grew from different standpoints, from music standpoint or the acting standpoint. What do you see in the future of gaming, and also, how's the situation right now? The future, honestly, I don't know. I have hopes more than, because the last couple of years I've been a little bored, I'm afraid. Again, more of a layered industry where you have everything from these amazing indie games. In the last couple of years, that's 90% of what I played. L'industria mi sembra un pochino statica al momento. Ci sono molte cose che continuano l'inerzia delle solite cose che ci si aspetta. Per cui non è che manchi la qualità, di sicuro, ma per quanto riguarda innovazione, per quanto riguarda veramente nuove idee, anche che falliscono, non ce n'è tanto che riesco a vedere. E nello stesso momento dall'interno dell'industria sento un certo timore, una certa paura. La contrazione che c'è stata è stata molto più violenta di quello che mi sarei aspettato, specialmente dopo la pandemic, dove c'era questa sensazione che la demand per game developers fosse enormemente superiore al supply, per cui le opzioni sarebbero state senza limiti, è chiaro. Se sei un bravo artista, se sei un bravo programmatore, puoi fare quello che vuoi. E adesso non mi sembra che sia così già. E il fatto che questo sia successo in una maniera di mesi invece che di anni è abbastanza preoccupante, per cui secondo me è un sintomo di una forte transizione. There's still so many people in the world who could be playing games that haven't yet made that a part of their life. One of the things that game company used to say when we were working on Journey was, we make games for people that don't know yet that they love games. They wanted to be that gateway of discovering this beautiful new art form. That was their goal. That was all of our goal, is can we make a new convert, a new gamer, someone who calls themselves a gamer. And they're not just looking at it going, that's nerd stuff, that's not for me, but realizing, no, it's for anyone. You don't have to be hardcore about it, it can be for anybody. And so when you just look at the sheer number of people that watch, a Marvel film or Star Wars film, or 200 million people will see the Barbie film, or 400 million people, but a huge game will sell 15 million units. So even though it's successful as an industry, there's so much more reach that we can have. And I look at that and I go, I don't see any reason why we can't get there. It's just still a young industry. We're like Hollywood in the 50s. Does anybody say Hollywood peaked in the 50s and all the best work was done? I don't think so. Ho ancora questa sensazione che veramente siamo agli inizi, che le vere possibilità siano appena state esplorate, che ci sia ancora tantissimo da scoprire. Per cui è la parte commerciale che al momento mi confonde, che non riesco a capire molto bene dove si stia andando e quale sia il percorso migliore per assicurare che una gamma più ampia e più ricca di possibilità si offrono agli artisti che vogliono creare nuove cose. From the indie to mid-tier games, I hope that there is
once again an avenue by which this kind of product makes sense economically. Everything has to make sense financially, unfortunately. Yeah. You know, you can idolize all day long. Opera is a perfect example. Symphonic music is a perfect example. Art can be as glorious and amazing, but you need an audience. You can't do it otherwise. And the audience has to be proportional to the cost of your endeavor. It's part of an ecosystem, Yeah, right? yeah. So that if this thing doesn't do well, that may trickle down to, well, we're going to cut you off because we now understand that this plan of attack is not going to be as shored up as we thought. So we will be putting more of our attention towards our money makers, and we're going to have to cut this off. But I still think there's never been a better time, especially for independent gamers or independent game makers, because the tools that are readily available that weren't so much, not since like Jordan Mechner sat down at an Apple II and started making games, has it been so easy for somebody to make a game and put it out. There's just more tools available. Per qualcuno che vuole cominciare a fare dei videogiochi oggi, le possibilità sono quasi infinite. Nella mia generazione il problema era l'informazione, era avere un libro. Ci scambiavamo fotocopie di libri di programmazione, di libri di arte, libri di specifications dei vari console e computers. L'informazione era la cosa più difficile da avere negli anni '80. Adesso l'informazione è troppa. Qualunque cosa tu voglia fare, l'informazione c'è, qualunque cosa tu voglia imparare, le lezioni ci sono, c'è l'imbarazzo della scelta, per cui se hai voglia di fare il lavoro e se hai un messaggio da dare, non c'è niente che ti può fermare. Sono molto contento quando ho la possibilità di divulgare, di parlare con giocatori e specialmente con aspiranti sviluppatori. Per esempio la Comic Con a Bergamo è stata un'opportunità non soltanto di tornare in Italia, incontrare persone che a volte non ho visto per decenni, è molto importante anche avere una connessione con il pubblico, semplicemente perché ho la possibilità di ispirare, non che io sia questa grande ispirazione, ma semplicemente perché la locazione geografica non è importante come era una volta, ottenere informazione non è importante come era una volta, però la motivazione personale, l'abilità di credere in se stessi, quello è sempre importante, esattamente come era una volta. È diventato famosissimo negli Stati Uniti, potrei dirvi The Order 8086, potrei dirvi God of War Chain of Olympus. Abbiamo con noi Andrea Pessino, un grande applauso. Nella mia esperienza sono riuscito qualche volta a ispirare un pochettino alcuni altri sviluppatori, semplicemente perché vedendo me dicono ok, questo non è una persona così speciale, no, per niente, è soltanto uno come noi che ci ha creduto, ha avuto la possibilità e ha avuto anche fortuna e l'ha fatto succedere. Andare in conferenze con i miei migliori amici è una delle cose più belle, è una delle mie cose preferite da fare. Per cui Austin e Troy ed io apprezziamo tutti quanti nella stessa maniera l'opportunità di andare e connettere di persona e riusciamo sempre a combinare il viaggio, il piacere, il tempo insieme, pensare a progetti che siamo riusciti a concepire e a volte anche a finire. C'è sempre qualche idea, qualche spunto, qualche opportunità e anche se ci vogliono 2 anni, 3 anni, 10 anni, spero di farlo per il resto dei miei giorni. Tu arrivi da Busto Assizio. Arrivo da chiedo scusa.
come stai? Ciao Alessio, come stai? Siete venuti, ce l'avete fatto? Abbiamo fatto. Andrea, c'è un giorno. Ciao! I think it's just down this way. It's the car! Video game company Ready at Dawn is closing its doors due to budget cuts. Closure was announced in August 2024 and was part of medicine. Nell'agosto del 2024 Meta ha deciso di chiudere permanentemente Ready at Dawn Studios, la nostra società. Io sono incredibilmente orgoglioso di Ready at Dawn. Abbiamo avuto alcuni degli artisti e degli sviluppatori di videogiochi più di talento che io abbia mai conosciuto in vita mia. Abbiamo avuto dei momenti assolutamente fenomenali, di incredibile ispirazione e di successo personale, e dei momenti bassissimi, dei momenti veramente tragici. Ovviamente stiamo facendo videogiochi, però quando è il tuo lavoro, la tua realtà e tu passi 18 ore al giorno lavorando su questo, è molto differente dal consumarlo. È la tua vita, è la tua passione, per cui quando ci sono i momenti bassi sono davvero bassi. Non pensavo che sarebbe successo così velocemente, però Ready at Dawn non esiste più, ma esiste per sempre nelle nostre memorie, nelle nostre esperienze, e perlomeno nel mio caso è stata l'esperienza più profonda di tutta la mia vita dal punto di vista professionale. Spero anche che i videogiocatori non ci dimenticheranno, almeno per un po', e che alcuni di questi giochi spero che sopravviveranno il passaggio del tempo, e che ci sarà un modo per cui il nome Ready at Dawn, che ne so, fra qualche decennio in qualche museo elettronico di videogiochi o qualcosa di simile, ci sarà ancora la possibilità di andare a provare Daxter o provare God of War, per cui spero che il nome come minimo rimanga nel sottofondo, nel cuore dei videogiocatori per tanto tempo. Come rispondi, come reagisci a un'esperienza simile, a uno shock del genere? Lavorare è la maniera più potente che io conosca per distrarsi e per non pensare troppo e non essere troppo ossessionati sul passato, pensare al futuro. Per cui ho immediatamente fatto piani per un nuovo progetto, una nuova società che abbiamo aperto a settembre dell'anno scorso. Si chiama Cells Within LLC. È una società molto piccola. Non voglio più avere la responsabilità per 100 e più persone o cose del genere. Questo non penso di avere più la capacità emotiva o fisica di farlo. Ci vorranno qualche anno prima che questo si materializzerà. Posso dire soltanto una cosa, che ha una connessione col mondo della musica, per cui ho come la sensazione che tutto quello che ho fatto per i passati 40 anni, tutto fosse convergente per questo momento, che questo progetto sia probabilmente l'ultima cosa che faccio, sarà il mio aspetto creativo nella maniera più nuda e vulnerabile possibile, e è uno di quei progetti che può essere o cambia il mondo o non gliene frega niente a nessuno. E sinceramente a me va bene in qualunque sia il risultato. La cosa importante è l'esperienza di farlo, ma magari c'è una possibilità, anche se piccola, che sia la cosa più importante che abbiamo mai fatto.
working on? Making new game. Did some coding? Il mio figlio più giovane, ha 17 anni, ha dimostrato un'affinità enorme e un interesse enorme per la creazione dei videogiochi. Ha già sviluppato diversi, c'è uno dei suoi giochi su Steam. In un certo senso, nel vedere la mia carriera arrivare verso il suo tramonto, non avrei mai sperato che ci fosse una continuazione, una possibile continuazione, ma mio figlio Ethan sembra avere un senso molto naturale per quello che rende un gioco interessante e fun, e vedere questa possibile continuazione mi dà molta speranza che il nome Pessino sopravviverà per un'altra generazione in questa industria, per cui spero di essere vivo abbastanza a lungo da vedere quello che lui riesce a fare, ma sono molto ottimista nelle possibilità e sono sicuro che 20 anni da adesso questo stesso grande gruppo di filmmakers farà una nuova edizione di Man of Steel con Ethan Pessino invece di Andrea.